Ma bentornati devastati, eccoci qua, è finito anche il 2020 e come promesso oggi è il giorno della classifica dei migliori monoruota 2020 secondo Devastato ovviamente. Quindi ragazzi, se volete sapere qual è il mio preferito nel 2020 non muovetevi da lì perché lo scoprirete solo alla fine di questo video, ma adesso non perdiamo tempo e roll the intro! Prima di scoprire qual è il miglior monoruota secondo Devastato del 2020, ragazzi, ho pensato di fare una piccola classifica in questa maniera qua. Siccome non volevo proprio dirvi la classifica, il mio preferito, il secondo mio preferito, il mio terzo preferito, io direi di fare una cosa. Prendiamo in considerazione 10 monoruota, secondo me i migliori quest'anno in circolazione, e andiamo a dargli un voto per ogni caratteristica. Ma quali caratteristiche? Allora ve lo dico subito. Come potete vedere alla mia destra ho la fortuna di avere una meravigliosa lavagna digitale sulla quale potrò illustrarvi quello che vi sto dicendo. Quindi le caratteristiche che andremo ad analizzare oggi velocemente dei nostri monoruota sono velocità coppia, maneggevolezza, materiale di costruzione, batteria e accessori. Quando dico accessori intendo luci, led, speaker, maniglia eccetera eccetera eccetera. Quindi ragazzi, il primo mezzo da prendere in considerazione sarà il Veteran Sherman. Il Veteran Sherman, coppia e velocità cosa dargli se non 9, maneggevolezza scarsissima, quindi 4. Materiali costruzione secondo me è molto ben fatto, è tutto ben fatto in tutte le sue parti e quindi gli darei un bel 8. La batteria è enorme sì, ma troppo pesante, quindi non gli darei più di 7. Mentre come accessori sì, è decisamente scarso a livello di LED e speaker, però è il primo monoruota con un display, ragazzi, quindi un bel 8 se lo merita. E qui abbiamo il totale del Veteran. Secondo mezzo che vorrei prendere in considerazione è il Begode RS, anche questo uscito quest'anno, un ottimo mezzo, motore Alloy, potentissimo, 2600 watt di motore, con una coppia meravigliosa, quindi cosa dargli come velocità coppia se non un bel 9. Come maneggevolezza è anche notevole perché non è pesantissimo, quindi un ottimo mezzo, gli darei un bel 7. Materiali costruzioni è un Begode, è un Gotway, maniglia bruttina, plastiche che lasciano il tempo che trovano, quindi un 6 mi sembra che vada più che bene. Se vogliamo parlare di batteria, 1800 Wh non sono niente male, su questo mezzo si fanno già un bel 80 km, quindi un bel 7 mi sembra che se lo possa meritare. Mentre come accessori è anche notevole, ricordo i LED, ricordo un faro molto potente, ricordo gli speaker, anche qua direi che un 7 ci sta tutto. Terzo mezzo che vorrei prendere in considerazione è anche questo uscito quest'anno, il Kingsong S18. Kingsong S18 lascia un po' il tempo che trova, infatti come velocità coppia gli darò solo un 5 perché non è molto veloce, la velocità diminuisce ancora col diminuire della batteria, quindi ragazzi non ci siamo proprio. Mentre come maneggevolezza trovo che sia molto maneggevole, ancora oggi ci ho fatto un bel giro, sono andato a ficcarmi nel difficile e ci vai veramente dove vuoi, e pecca solo un po' nello stretto difficile, quindi un 7 mi sembra che possa andare bene. I materiali e la costruzione del Kingston secondo me sono notevoli, peccato che è molto delicato essendo composto da molti pezzi, ma è fatto molto bene e i materiali sono sempre decenti, quindi direi che un bel 7 qua ci sta tutto. La batteria è scarsissima, quindi 5, 1100 Wh 5. Come accessori non ha niente se non che uno splendido ammortizzatore che solo lui si merita un 7.
Dal Kingston salterei direttamente al V11, l'altro molleggiato, che come potenza e coppia abbiamo lo stesso motore del Kingston, ma la velocità raggiungibile è 55 all'ora, quindi un punticino in più del Kingston glielo diamo, anziché 5 gli diamo 6. Come maneggevolezza non è male, siamo ai livelli del Kingston, anche questo è un po' pesantino, un po' altino, pedane alte, quindi direi che un 6 è più che sufficiente. Parlando di materiali costruttivi e costruzione, l'InMotion è risaputo che lavora molto bene, i materiali sono ottimi, ma la presenza dell'ammortizzatore complica un po' il tutto, quindi 6 direi che va più che bene. La batteria è notevole, quindi 7. Come accessori anche qui non c'è nulla se non un discreto ammortizzatore che si merita un 7 per l'innovazione. Vogliamo mettere in questa lista anche il buon vecchio Kingston 16X, che anche se ormai è uscito da un po', comunque è sempre un monoruota notevole con delle prestazioni notevoli, quindi come accelerazione coppia io già gli darei un bel 7, perché sì che non è tanto veloce, ma quando si tratta di spingere e salire in montagna vi assicuro che va come un treno. Che dir della maneggevolezza del 16X, ragazzi, io ci sono andato ovunque, quindi secondo me è uno tra i migliori monoruota a livello di versatilità, quindi un bel 8 se lo merita tutto. Come è costruito questo Kingston 16X? È bello resistente, bello duro, gli darei un bel 7, mentre la batteria è un 1500 Wh che non è il 3000 del Veteran, ma per il mezzo che è un bel 100 km li fai già, quindi direi che 7 se li merita tutti. Come accessori è uno dei migliori perché abbiamo una maniglia super resistente, abbiamo i LED, abbiamo gli speaker meravigliosi, quindi un bel 8 per il Kingston 16X come accessori. In questa lista anche il V10F perché comunque è sempre una bella ruotina, anche se non va avanti e mi rallenta di continuo, quindi più che 2 non posso dargli come velocità coppia, ma è un mezzo molto maneggevole, quindi un 7 se lo merita tutto. Come costruzione è fatto benissimo perché l'InMotion cura molto bene i suoi mezzi, soprattutto il V10F era fatto molto bene, quindi gli darei un bell'8. La batteria è scarsissima, quindi non può meritarsi più di 3. Invece come accessori probabilmente uno dei monoruota con l'impianto LED secondo me più bello, quindi già solo per quello gli do 8. Ma non vogliamo parlare del nuovo entrato in casa devastato, il Begode MCM5, che ho scoperto essere un ottimo mezzo con una velocità e una coppia fenomenale che si merita un bel 9. Anche come maneggevolezza, ragazzi, è leggerissimo, comodissimo, cosa vogliamo dargli? Diamogli un bel 8 che va più che bene. I materiali costruttivi e la costruzione siano sempre sul Begode, quindi va bene 6 come gli altri Begode. La batteria, ragazzi, 800 Wh sul mezzo che è, bastano, avanzano, quindi un bel 6 se la merita tutta. Come accessori siamo un po' scarsi, la maniglia è un po' bruttina, le luci sono un po' scarsette, non è che c'è molto, speaker non ce ne sono, quindi 5 è più che sufficiente. In questa lista, anche se purtroppo non l'ho provato molto, il Begode Nikola Plus, perché leggendo le caratteristiche e avendo provato comunque il Nikola precedente, un'idea me la sono fatta abbastanza chiara e posso dirvi che come velocità coppia qua siamo a dei livelli notevoli, quindi un bell'8 se lo merita tutto. Come maneggevolezza, almeno quello che avevo provato io, non era al massimo perché è un po' alto, un po' largo, un po' scomodo, ma un 6 comunque se lo merita. I materiali siamo sempre lì, Begode 6. La batteria è un 1800 Wh, quindi andiamo da Dio su quel mezzo che è, quindi 8. Come accessori è meraviglioso, le luci sono bellissime, la maniglia è discretamente comoda e l'impianto speaker è uno dei migliori, quindi 8 anche per il Nikola, per gli accessori.
In questa lista io mi sono sentito di mettere anche il mio M Super Pro e la versione precedente dell'RS, ma secondo me rimane ed è sempre un ottimo mezzo, perché sia nella versione Torque sia nella versione Speed eccelle. Quindi ragazzi, accelerazione coppia 9, perché è forse uno dei migliori, leggero, veloce, 100 volt, fai 80 all'ora, io più di così cosa volete. Maneggevole e maneggevolissimo come l'RS, però forse anche un po' di più perché è più leggero. Io ci sono già andato ovunque, quindi un bell'otto se lo merita. Materiale costruzioni Begode 6, batteria a 1800 Wh e rispetto all'RS dura un po' di più perché diverso motore probabilmente sfrutta meno batteria, quindi dura un po' di più, quindi 8 ce lo darei. E come accessori non è niente male perché ha gli speaker, ha i LED, e l'unica pecca un po' è la solita maniglia, ma un bel 7 se lo merita tutto. Infine, l'ultimo mezzo che mi sono sentito di sfilare in questa lista è il Kingston 16S, perché nonostante gli anni rimane sempre uno dei migliori monoruota da città, diciamo. Sì, non è ai livelli del Sherman o dell'RS, però ragazzi, per un utilizzo cittadino è un ottimo mezzo e andiamo a dargli 2 voti così lo mettiamo in lista anche lui. Beh, velocità coppia ragazzi siamo un po' scarsucci, quindi gli diamo un 2. Come maneggevolezza non c'è nulla da dire, super maneggevole, quindi 8 se lo merita tutto. Come materiale e costruzione è super resistente, quindi anche qui un bel 8 se lo merita tutto. La batteria lascia un po' il tempo che trova, quindi 4. Ma come accessori non è niente male, perché comunque ha dei LED molto carini e ha degli speaker carini e la maniglia funziona molto bene, quindi un bel 7 glielo diamo anche a lui. Bene ragazzi, questi sono i voti che mi sono sentito di dare a questi monoruota. Spero che voi concordiate con me, ma se ci dovesse essere qualcosa su cui non siete d'accordo, sentitevi liberi di dirmelo nei commenti qua sotto. Quindi cosa ci dice questa lista? Abbiamo un vincitore, Begode M Super Pro. Casualmente il mio. Hai visto mai? Sul secondo gradino del podio si piazza il Kingston 16X con 37 punti. Al terzo posto abbiamo un pari merito, Begode RS, Veteran Sherman e Nikola Plus, e poi tutto il resto lo potete vedere da voi. Ma la speciale classifica Dava Style, che non ha niente a che vedere con questa, perché adesso andiamo solo in una classifica di degustibus. Secondo me la miglior ruota del 2020 è il Veteran Sherman in assoluto. Quest'anno tra tutte quelle che ho provato è quella che mi manca di più, è quella con le prestazioni migliori, è la più veloce, e a seguire sicuramente ci metterei il Begode RS o M Super Pro, che sono molto simili, via, si differenziano veramente in poche cose, quindi secondo me sono i secondi a pari merito. Al terzo posto ci andrei a mettere il V11 e l'S18 per innovazione, quindi questi secondo me sono i migliori monoruota nel 2020, non togliendo niente al Kingston 16X, che rimane sempre un ottimo mezzo. Come potete vedere anche dalla lista si è piazzato benissimo, perché come proprietà e accessori è ancora uno tra i migliori. L'ammortizzatore non ha convinto, ma questo lo sapevate già che non mi ha convinto l'ammortizzatore. La potenza è quello che fa la differenza, e l'agilità e la comodità. Bene ragazzi, quest'anno si è concluso con molte gioie, molti dolori, è stato molto figo, sono stato molto felice di come è andato il canale, mi si sono iscritti un sacco di persone e a voi vorrei dirvi un grande grazie e vi voglio augurare un fantastico 2021 pieno di emozioni, pieno di monoruota e pieno di felicità. Se non l'avete ancora fatto ragazzi, mi raccomando, registratevi, è l'ultima occasione del 2020 e lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video. Quindi ancora grazie a tutti per quest'anno meraviglioso e ci vediamo nel 2021. Ciao ragazzi, ciao Davastati, Davastato vi vuole bene, ricordate.